Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Io e i miei compagni per il mondo di medicina eravamo scontentissimi dell'istituto di anatomia perché ci trovavamo delle ossa tutte scassate, generazioni e generazioni di studenti che avevano manipolato, rotto queste ossa, non gli si poteva più lavorare sopra. Io e un mio compagno abbiamo compiuto un atto formalmente criminale. Siamo andati a uno dei 2 cimiteri di Milano, entrando dal retro, scavalcando un basso muretto, dove c'erano le tombe dei poveri diavoli, tutte ormai rotte, e abbiamo estratto ciò che restava, ossia le ossa. E la cosa era molto accurata e divertente, nulla di funebre. Eravamo lì a contare, a vedere se quella era la quinta costola, o se era la sesta, o se era la quarta, e a cercare gli ossicini del carpo, del tarso. Una cosa da, come alcuni direbbero, da sballo. Ora però faccio un passo indietro. E a proposito di la morte, suggerisco subito le virgolette a destra e a sinistra, perché la morte non esiste. Ancora una volta è stato, in un esempio appena sentito, un bambino di 3 anni avere risposto alla perfezione a questa, peggio che ideologia, la teoria cattiva della morte, che non esiste. Avendo sentito dire da qualcuno che la nonna di qualcun altro era appena morta, ha fatto una domanda di quelle che fanno sorridere gli adulti. Io consiglio agli adulti di calmarsi quando gli viene da sorridere. Ah, caro bambino. Caro bambino, niente. Per prima cosa guarda cosa ha detto. Il frugoletto. Frugoletto, niente. Questo bambino, sentita la notizia che una certa nonna era morta, ha domandato: chi l'ha uccisa? Un pensiero perfetto, logicamente, in questo caso giuridicamente perfetto. Mostrava che per lui non esisteva, per sua fortuna ancora, la morte in testa, ma esisteva il fenomeno per cui si è interrotto un processo, si è fisicamente interrotto un processo. L'interruzione di questo processo vitale era il risultato vuoi di un atto antigiuridico, l'omicidio, vuoi di un processo naturale come una malattia, per cui nel pensiero correttissimamente di questo bambino non c'era la morte, c'è un organismo che ha terminato il suo seguito. Punto, non la morte. Ecco perché posso parlare del mio scheletro di tanti anni fa con modesta allegria, perché era un poveraccio di chissà quanti, forse 40 anni prima, sepolto in una tombaccia di legno di pino, cose. Se noi pensiamo a tutta quella storia dell'arte, già medievale, pre-medievale, barocca, che mette teschi da tutte le parti, scheletri, e Dio, la morte e il diavolo, e tutto il Cinquecento insiste sulla morte, ridicola, rappresentare la morte col teschio, guardate che è una comica, ma si dice non è una cosa seria. Il teschio non rappresenta qualcosa che muore, il teschio rappresenta l'idea sbagliata, finisca. Dove esiste la morte? Correttamente, come tante altre idee, è un'idea che merita di essere chiamata taroccata, nel nostro gergo si dice quello è un taroccato, ma correttamente la morte esiste solo nei tarocchi, è uno degli arcani maggiori. Il pensiero dunque si divide in 2, fra il pensiero e i tarocchi, che è la corruzione del pensiero.
Per esempio, perché solo nei tarocchi, non come nella frase del bambino di 3 anni, solo nei tarocchi la morte esiste. Angosciosa, come tutte le teorie o le idee con la I maiuscola.